Passiamo a un altro argomento, lo stress. Lo stress che abbiamo sia durante un'audizione, sia quando studiamo tantissime ore di seguito, sia quando siamo performer. Come lo gestisci tu personalmente? Ma guarda, cerco di dormire regolarmente alle notte, Ok? soprattutto. Quante ore? Beh, io ho bisogno di tante ore, sì. Purtroppo non posso sempre dormire il mio ideale, però almeno 6-7 sempre. Ok, L'ideale mio sarebbe dalle 8 alle 12, ma certo. diventa letargo. E quindi essere riposati in forma fisica, lo sport non lo consiglio perché comunque già lo consigliano molti miei colleghi che invidio, però io non ho mai fatto sport, quindi ha funzionato lo stesso così, quindi io posso dalla mia esperienza dire che lo sport non è quella cosa che fa la differenza, però voi giovani fatelo, tenetevi in forma, se no poi diventate come me. E niente, lo stress anche qui grande parte ce l'ha la respirazione per gestire bene l'ansia. Ricordiamoci che la parte che tranquillizza del fiato è quella in emissione, quindi non quella che respiriamo. Io credevo da giovane che respirando tanto, immagazzinando tanta aria, anche trattenendola, si stesse facendo una specie di training autogeno per rilassarci. Invece l'azione eccitante è quella quando entra l'aria, l'azione tranquillizzante quando esce. Questo insomma mi è stato confermato anche da vari medici, quindi l'emissione più regolare possibile, la libertà dell'aria diciamo in download, quando la lasciamo andare è la cosa più importante, sia durante l'esecuzione, che se hai l'emissione regolare ti tranquillizzi suonando, e sia prima, ecco, con esercizi di respirazione che prevedono un buon ingresso di aria e anche un'ottima uscita e costante dell'aria stessa. Perché tu puoi respirare benissimo, ma se non hai l'altro 50% del lavoro di un'emissione giusta, magari perché trattieni l'aria nel corpo, è inutile anche respirare bene, a mio avviso. Mhm. E quindi questo. Poi lo stress, ecco, di nuovo essere molto pronti, quindi non hai ansia perché sei sicuro di quello che andrai a fare. Mm. Come una volta mi disse Galway al suo festival che dovevo suonare davanti a lui e la moglie e a tutti gli altri 200 flautisti, mi disse why are you nervous? No? Perché sei nervoso? Ho detto beh, ci siete voi, cioè, tutti quelli che mi sentono, la prima volta che suono al tuo festival in concerto. No, ma devi sapere esattamente quello che vai a fare sul palco, perché essere nervoso, no? Cioè io quando suono so esattamente quello che succederà perché è una naturale conseguenza del mio studio, quindi non sono mai nervoso. Ecco, grazie, va bene, mi ha dato un'altra lezione il grande Sir James e quindi ho imparato quello, insomma, devi essere talmente sicuro di quello che vai a fare che già il grosso dello stress è dimenticato. Eh sì, E certo. poi niente, stare concentrato su quello che fai musicalmente. Io credo anche non suonare fino all'ultimo secondo prima di un'audizione o un concerto, Ok, perché ok. vi stancate fisicamente e magari è più utile guardare quella parte, il fraseggio, capire l'architettura della frase o gli ultimi ripassi di mental practicing, diciamo, no? Piuttosto che stare sempre con lo strumento in mano fino all'ultimo secondo, perché arriviamo stanchi al momento in cui dovremmo essere più freschi, Eh che sì, è la performance. Quindi neanche studiare troppo, ecco, certo. fino all'ultimo è il mio consiglio. Io poi personalmente non ho mai studiato più di 5 ore in vita mia per nessuna cosa che ho dovuto fare, ma quelle ore ho cercato che fossero veramente concentrate e quello che era molto concentrato era il mio ascolto. Devo ringraziare molto anche Jean-Claude Gerard, è un altro dei grandi insegnanti che ho avuto a Stoccarda, che mi ha insegnato molto bene a studiare, mi ha confermandomi certe cose o insegnandomene delle nuove. Quando ho iniziato a studiare veramente bene, voleva dire e iniziavo a ascoltare veramente tutto di quello che usciva da me e anche ascoltare il corpo, no? Sentire il corpo. Quindi quando ho cambiato modo di studiare in quel senso, un'ora di studio così era come le mie 3 ore di suonare precedente o studiare con meno attenzione. Certo. Quindi un altro consiglio per non stressarvi troppo o stancarvi troppo è studiare magari con delle pause frequenti all'interno,
io studiavo molto concentrato, tipo mezz'ora, 40 minuti, poi dovevo fare 5 minuti di pausa, un caffè, un bicchiere d'acqua o pensare semplicemente al pezzo e poi tornare sul brano, altra mezz'ora ascoltando ogni dettaglio di quello che emettevo e quindi non lasciare nulla al caso e poi altro 5-10 minuti di stacco. Lo stacco non dovrebbe essere Facebook o chattare o così, perché poi ci distraiamo da quel che stiamo facendo, ma semplicemente stare con la testa sul brano che stiamo studiando. Altra cosa che gestisce bene lo stress, beh, insomma, un'alimentazione corretta, adesso può essere un consiglio molto generico, però ho visto che aiuta. Ecco, ci ho messo anni a capire cosa è meglio mangiare prima di un concerto, ad esempio, per stare bene e in forma. E, ad esempio, ecco, pesce e verdure potrebbe essere per me la formula migliore per andare a suonare, che sono sicuro di essere sazio ma leggero. Queste piccole cose che poi scopri andando avanti con la carriera, per qualcuno magari un piatto di pasta, un piatto di riso, però ecco, capire come bilanciare anche un'alimentazione che ti faccia durante l'esecuzione stare bene. No, una volta feci un errore perché mi avevano detto di non mangiare prima di un concorso, fu anche un concorso importante in Italia, e invece ha detto al massimo una banana, no? Ok, va bene, può essere un'idea, è solo che avevo già mangiato un pezzo di pizza un'ora prima di questo consiglio e decisi di mangiare anche una banana e tutto questo tipo nell'arco delle 2 ore prima di un concorso, ecco, e arrivai un po' troppo pieno, diciamo. Il brutto è non essere concentrato su quello che suoni, ma sulla tua digestione. Certo.